Vogliamo risolvere questo esercizio e dobbiamo semplicemente andare a calcolare il dominio di questa funzione, cioè vedere quando è che questa radice è ben definita. Naturalmente, essendo una radice pari, perché l'esponente appunto è pari, è radice sesta, dobbiamo andare a verificare che quello che c'è all'interno della radice sia maggiore o uguale di 0. Quindi vuol dire andare a vedere quando x più 1 al cubo meno x al quadrato che moltiplica x più 3, tutta questa roba qui deve essere maggiore o uguale di 0. Beh, qui non ci resta che andare ad effettuare il cubo di questo binomio e ricordiamo come si fa. Nel momento in cui io ho a più b e lo voglio elevare al cubo, allora dovrò fare sicuramente il cubo del primo, poi ci dovrò aggiungere il triplo prodotto tra a elevato al quadrato e b. Poi dovrò aggiungere anche analogamente, però con b elevato al quadrato e infine ovviamente devo aggiungere il cubo dell'ultimo. Quindi vediamo un po'. Dovrò mettere quindi sicuramente x al cubo, poi 3 volte il quadrato del primo, quindi x al quadrato per il secondo, sarebbe quindi soltanto 1, quindi non lo metto proprio, più 3 volte il primo così come sta per il quadrato del secondo. Il quadrato del secondo fa sempre 1 e quindi lo lascio così. Più 1, che è il cubo praticamente del secondo. Poi dovrò sottrarre questo prodotto, quindi questa x quadro la vado a moltiplicare prima qui e poi qui. Così facendo che cosa ho? Ho meno x al cubo meno 3x al quadrato. In questo modo intuisco immediatamente che questa parte qui si cancella, infatti x al cubo va via con x al cubo, 3x quadro va via con meno 3x quadro e quindi mi rimane semplicemente 3x più 1. Ovviamente ricordiamoci che questa quantità doveva essere maggiore o uguale di 0, quindi stiamo continuando la nostra disequazione. Porto 1 dall'altra parte, quindi avrò 3x maggiore o uguale di meno 1. Quando porto una cosa dall'altra parte devo cambiare il suo segno. Divido tutto per 3, quindi ho x maggiore o uguale di meno un terzo, che guarda caso è il nostro risultato e quindi questa è l'espressione. Per quanto riguarda quest'altro esercizio, la difficoltà maggiore sia quella che deve essere la conversione delle frazioni. Allora, sicuramente noi vogliamo risolvere e calcolare il dominio di questa radice quadrata, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo naturalmente ad imporre che tutto sia maggiore o uguale di 0. Quindi 1 periodico, 0,1 periodico meno 0,1 x deve essere maggiore o uguale di 0. Quindi voglio pur sempre trovare la x. Quindi che cosa faccio? Mi porto questo numero periodico dall'altra parte, quindi avrò meno 0,1x maggiore o uguale di meno 0,1 periodico. Ecco, adesso posso già semplificare il segno, meno, però che cosa succede? Quando io cambio di segno in una disequazione, devo cambiare anche il verso della disequazione stessa. In questo modo ha senso continuare a fare la disequazione, altrimenti no. Che cosa vado a fare adesso? La cosa più difficile, che è la conversione del numero decimale. 0,1 che cos'è? È letteralmente un decimo, no? Anche a leggerlo in questo modo qui abbiamo direttamente la conversione in frazione. Quindi ho un decimo x minore o uguale. Ora, devo convertire anche 0,1 periodico. Come si converte questo? Semplicemente andando a fare 1 fratto 9. Cioè praticamente devo prendere l'1, l'oggetto che sta sotto il periodo in questo caso, e dividere per tanti 9 quante le cifre sotto il periodo. Quindi prendo 1 e lo divido per 9. A questo punto l'esercizio è finito perché mi basta moltiplicare tutto per 10 e quindi avrò x minore o uguale
di 10 noni, che è il nostro risultato. Allora, vogliamo risolvere quest'altra radice, in particolare calcolarne il dominio, e che cosa si deve fare? Dal momento che è una radice pari, andiamo a imporre che il suo argomento, ossia tutto quello che c'è sotto la nostra radice, sia maggiore o uguale di 0. Quindi dobbiamo imporre che x, che moltiplica x meno 1, al quadrato sia maggiore o uguale di 0. Beh, si potrebbe pensare anche di procedere con l'elevamento a potenza di questo quadrato, quindi farne il quadrato di binomio, ma di fatti non serve perché sarebbe un passaggio veramente ridondante, perché la cosa che serve a noi è tenere tutte le cose fattorizzate, tutte spezzettate. In questo modo è molto più facile andare a trovare una soluzione. Quindi procedere con i conti sarebbe sbagliato perché diciamo che cosa otteniamo? Beh, se sviluppo questo ottengo un polinomio di secondo grado, poi dovrei moltiplicarlo a questo e otterrei un polinomio di terzo grado, quindi non andrei da nessuna parte. Invece è molto più semplice così come sta, senza fare alcun conto, che cosa possiamo dedurre? Beh, ricordiamo che una quantità che è elevata al quadrato è sempre maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente ad R, quindi non mi serve andare a considerare questa zona. Posso dire che in maniera equivalente rispondere a questa domanda equivale a rispondere a quest'altra domanda. Quando è che x è maggiore o uguale di 0? Perché appunto essendo che i quadrati sono sempre positivi, e quindi la giustifica sta proprio in questo, allora tutto ciò non va ad influire sul segno della mia disequazione. Infatti arrivo immediatamente al risultato che è x maggiore o uguale di 0. Praticamente non ho fatto alcun conto. Allora, per quanto riguarda quest'altra, uguale, vogliamo capire quando è che è definita questa radice. Naturalmente dobbiamo imporre sempre che quello che sta sotto la radice, essendo la radice pari, deve essere maggiore o uguale di 0. Allora, vediamo che distinguendo due casi, andiamo a vedere quando è che questa quantità qui è maggiore strettamente di 0, senza considerare l'uguale. Quello lo posso fare in un caso a parte. Quindi vado a vedere prima quando è che è maggiore di 0 e naturalmente, come ho detto prima, questo segno non conta perché questa quantità è sempre positiva. Siccome sto escludendo il caso diverso da 0, cioè sto dicendo x diverso da 0 nel caso che sto studiando, allora questa quantità è strettamente positiva e per forza maggiore di 0 perché l'unico modo che ha x al quadrato di essere 0 è che io lì dentro ci metto 0. Però siccome x uguale a 0 l'ho escluso, necessariamente questa quantità è maggiore di 0. Quindi vuol dire che il suo segno non ha alcuna influenza e quindi è equivalente a dire x meno 1 deve essere maggiore di 0, che equivale a dire a x deve essere maggiore di 1. E quindi studiando questo ho ricavato immediatamente che x deve essere più grande di 1. Però naturalmente se vado a guardare il caso in cui x è uguale a 0, cosa succede? Che ho x al quadrato x meno 1 uguale a 0. Quando è che questa cosa si annulla? Si annulla quando si annulla questo quadrato, ossia quando x è uguale a 0, e quando si annulla quest'altra cosa. X meno 1 si annulla nel momento in cui x è uguale ad 1. Quindi che cosa ho scoperto? Ho scoperto che x deve essere uguale a 0, oppure x deve essere uguale ad 1, oppure maggiore di 1. In sintesi, quindi vado a dire x uguale a 0, oppure x maggiore o uguale di 1. E questo qui è il nostro risultato. Allora, vogliamo risolvere quest'altra radice e come sempre, non importa diciamo come è fatto l'argomento della radice, dobbiamo comunque prenderlo e imporlo maggiore o uguale di 0. Cioè non importa che sia una cosa complicata come una frazione, dobbiamo comunque procedere sempre allo stesso modo. Lo prendiamo
e lo imponiamo maggiore o uguale di 0. Bene, allora il nostro problema è diventato non più quello della radice, ma quello di risolvere una disequazione fratta. Quindi andiamo a considerare due cose, il numeratore e il denominatore. Entrambi dobbiamo imporli maggiore o uguale di 0. Nel caso del numeratore mettiamo quindi semplicemente x maggiore o uguale di 0. Nel caso del denominatore non posso dire uguale a 0 perché tutti i denominatori devono essere sempre diversi da 0. Allora impongo semplicemente maggiore di 0 perché l'uguale non è ammesso nel caso in cui un oggetto si trova al denominatore. Non si può dividere per 0 in sostanza. Quindi mentre la prima è già risolta perché non c'è nient'altro da fare, possiamo lavorare ancora sulla seconda. Notiamo innanzitutto che 3 è un fattore comune per entrambi, quindi in questa disequazione posso andare a dividere tutto per 3. Quindi dividendo tutto per 3, che cosa succede? Che mi rimane 2 meno x maggiore di 0. Quindi porto il 2 dall'altra parte e ottengo meno x maggiore di meno 2. Cambio i segni. Nel momento in cui cambio i segni bisogna non solo cambiare il segno ma anche il verso della mia disuguaglianza. E quindi otterrò x minore di 2. Quindi questa è la condizione del mio denominatore. La condizione del mio numeratore invece è questa qui. Allora a questo punto dobbiamo fare un grafico in cui facciamo comparire tutti i valori trovati fino adesso. Il primo è lo 0, però lo 0 deve essere incluso. E allora su questa linea vado a mettere il segno del mio numeratore e quindi mi dice guarda vai dopo 0. Poi per quanto riguarda il 2 deve essere escluso, quindi scendiamo e andiamo a sinistra perché il denominatore vuole x prima di 2, x minore rispetto a 2. E quindi mettiamo tratteggiato laddove manca. Prolunghiamo le varie linee, meno per più meno, più per più e meno per più meno. Allora andiamo a guardare adesso la nostra disequazione. Siccome il segno cercato era maggiore o uguale, io devo per forza prendere il più. Quindi a questo punto che cosa notiamo? Che la soluzione deve essere per forza x compreso tra 2 e 0, però con 0 incluso e 2 escluso. Da notare che in realtà questa era piuttosto semplice, un modo più veloce di farla senza il grafico è questo qui. Accorgersi immediatamente che l'unica cosa che può annullare il numeratore è 0 e accorgersi immediatamente che l'unica cosa che può annullare il denominatore è 2. Poi, altra cosa da fare è notare che qui la x non è messa in ordine, cioè se noi andiamo a riordinare la x del denominatore in questo modo, cioè mettiamo x 3x meno 6, questo a che cosa equivale? Equivale all'aver fatto un cambio di segno al denominatore. E abbiamo detto che cambiando i segni bisogna rigirare la disequazione. E allora se mi ritrovo in questo caso, immediatamente posso dire questo viene annullato da 0, questo viene annullato da 2, siccome c'è il minore uguale, allora le soluzioni devono essere comprese. Quindi 0 minore uguale di x minore di 2. E quindi immediatamente avrei potuto risolverla. Ok, anche in questo caso, siccome ho una radice pari, devo imporre quello che c'è dentro la radice maggiore o uguale di 0. Quindi vogliamo che 9x al quadrato meno 1 sia maggiore o uguale di 0. A questo punto abbiamo più modi di procedere. Un modo è quello di prendere l'1, portarlo dall'altra parte, quindi avere 9x quadro maggiore o uguale di 1. Successivamente andiamo a dividere tutto per 9, quindi ho x al quadrato maggiore o uguale di 1 nono. A questo punto passo alla radice quadrata, quindi ho x maggiore o uguale di più o meno radice di 1 fratto 9,
ma a questo punto la radice si porta dentro la frazione e quindi diventa x maggiore o uguale di più o meno la radice di 1 fratto la radice di 9. La radice di 1 fa 1, la radice di 9 fa 3. Quindi ho x maggiore o uguale di più o meno 1 fratto 3. A questo punto, siccome ho un maggiore uguale, vuol dire che le soluzioni devono essere esterne e questo mi riconduce direttamente alla soluzione. Dal momento che le soluzioni devono essere esterne, appunto voglio che x sia minore o uguale di meno un terzo, oppure x maggiore o uguale di un terzo. Per convincersi ulteriormente di questo fatto qua, si può andare a considerare un grafico. Quindi, grafico in cui considero le soluzioni meno un terzo e un terzo. Ebbene, una mi dice che cosa? Una mi dice che la x deve essere maggiore o uguale di un terzo. L'altra mi dice che la x deve essere maggiore o uguale di meno un terzo. Quindi vado a tratteggiare laddove ce n'è bisogno e vado a fare il conteggio con i segni. Allora abbiamo un più, un meno e un più. Siccome, ripeto, è sempre discorso di maggiore o uguale, dovrò prendere il più. Il più corrisponde rispettivamente a questa soluzione e a questa soluzione. Quindi o ottengo una oppure ottengo l'altra. Ancora. Ok. Quindi l'altro metodo adesso è quello di applicare direttamente la differenza di quadrati e quindi accorgersi che effettivamente sto facendo il quadrato di un oggetto meno il quadrato di un altro oggetto. Per essere più precisi stiamo facendo 3x tutto elevato al quadrato meno 1 tutto elevato al quadrato. Quindi effettivamente questa è una differenza di quadrati. E come si fa nella differenza di quadrati? Si va a fare il primo meno il secondo che moltiplica il primo più il secondo. A questo punto cerco di capire chi è che annulla questo, chi è che annulla questo. Beh, naturalmente l'oggetto che va a annullare queste cose è sempre dato da un terzo, perché devo in qualche modo semplificare il 3 che è vicino alla x. L'unico modo per semplificare un 3 che viene moltiplicato è quello di dividere per 3 e quindi naturalmente la soluzione sarà data da un terzo. Nell'altro caso ovviamente c'è il segno più, quindi ho bisogno anche di un segno meno che contrasti questo più 1 e quindi anche in questo caso ho bisogno di meno un terzo. Arrivati a questo l'esercizio è finito perché, come dico sempre, una volta trovate le cose che annullano, ossia le soluzioni, mi basta seguire il segno della disequazione, il suo verso, e quindi si vede immediatamente che le soluzioni devono essere esterne a partire dai valori trovati. Siccome i valori trovati sono meno un terzo e un terzo, allora io dico x minore o uguale di meno un terzo e ho scritto la prima e sto seguendo il discorso dei valori esterni che mi è dato da questo maggiore uguale, oppure x maggiore o uguale di un terzo. E quindi questo è un metodo, diciamo, diverso, che consiste nell'applicare la differenza di quadrati. Allora, vogliamo risolvere quest'altra espressione, quest'altra radice, e vogliamo capire quando è che questa radice è ben definita. Dal risultato vediamo che tecnicamente questa radice è vera sempre, è sempre ben definita. Quindi, nonostante noi andiamo a chiederci quando è che quello che sta dentro la radice risulta essere maggiore o uguale di 0, e la risposta che ci dobbiamo aspettare è esattamente questa. Ma dobbiamo capire perché. Perché quello che c'è dentro la radice è sempre positivo? Allora, possiamo rispondere a questa domanda in più modi. Un modo può essere quello di andarsi a calcolare il delta. Quindi andare a capire come è fatto il delta di questo polinomio di secondo grado. Beh, per fare il delta cosa si fa? Si fa il quadrato di b sarebbe questo, quindi andiamo ad evidenziare tutte le lettere, questa è b, questa qui è a, questa qui è c. Beh, noi dobbiamo fare b al quadrato
meno 4 volte AC. Quindi, quant'è il quadrato di B? Il quadrato di B è meno 4 per meno 4 che fa 16. Meno 4, il valore di A che è 4, il valore di C che è 1. Praticamente che cosa ci esce? Ci va ad uscire 16 meno 16, che è uguale a 0. Questo che cosa ci dice? Ci dice che il delta è uguale a 0 e questo ci garantisce che quello che c'è qui dentro a questo punto è il quadrato di un binomio, cioè quello che sta lì dentro praticamente è un quadrato, ossia io posso riscrivere, cioè senza neanche andare a conoscere quello che c'è lì dentro, posso dire guarda che quello che c'è dentro la radice è il quadrato di un oggetto. E allora nel momento in cui vado a fare la radice avrei da valutare quando è che a al quadrato è maggiore o uguale di 0. Beh, ovviamente un quadrato è sempre positivo, quindi avrei per ogni x appartenente ad R. E questo mi consente di concludere il discorso immediatamente senza neanche dover capire quale quadrato ci sia lì dentro. Però effettivamente tutto questo discorso è un po' superfluo se uno è allenato con i quadrati di binomio. Perché? Perché immediatamente cosa noto? Noto che il primo oggetto è il quadrato di che cosa? 4x quadro naturalmente è il quadrato di 2x, mentre sull'1 non c'è molto ragionare, 1 è sempre il quadrato di se stesso, quindi direttamente so che l'altro è 1. Adesso rimane il dubbio su quello che ci devo mettere in mezzo, ma in realtà è piuttosto immediato perché siccome nel mio polinomio compare un meno, allora naturalmente qui ci andrà il meno. E quindi immediatamente riesco a capire che quello che sta sotto la radice è questo oggetto. Beh, questo oggetto quando è che è maggiore o uguale di 0? Sempre perché si tratta di un quadrato. Se uno non ci crede, al limite o è insicuro sui conti, si rifà il quadrato di binomio e si chiede quant'è il quadrato di questo? Beh, il quadrato di 2x è naturalmente 4x quadro. Il quadrato di 1 è naturalmente 1. Il doppio prodotto di questo con questo è 2 per 2, 4 per meno 1, meno 4. Quindi meno 4x e quindi effettivamente il quadrato di binomio è stato calcolato correttamente. Quindi ci sono più modi di procedere come in ogni caso, l'importante è diciamo decidere quale metodo è più affine a noi e decidere dunque quale utilizzare. Io personalmente sarei andato direttamente sul quadrato di binomio senza dover calcolare il delta e quant'altro, quindi questo è un metodo. Il metodo del delta diciamo è un metodo che vale sempre alla cieca, cioè uno si mette, calcola il delta e vede cosa succede. Mentre il quadrato di binomio uno lo fa direttamente se c'ha l'occhio allenato e io ovviamente facendo queste cose sempre mi viene facile riconoscere il quadrato di un binomio. Allora abbiamo quest'altra radice da risolvere, ossia calcolare il dominio. Anche in questo caso dobbiamo imporre che quello che c'è dentro la radice va maggiore o uguale di 0 e qui dobbiamo decidere noi come procedere. Ci sono diversi metodi, il metodo tra virgolette più stupido, più facile, è quello di andare a calcolare il delta. Perché dico più stupido? Perché con il delta non si ha la possibilità di pensare, uno segue una formula e la applica. Quindi una volta individuati quelli che sono i coefficienti non mi resta che seguire la formula e ci penserà la formula a risolvermi tutto. Quindi dovrò fare b al quadrato meno 4 volte ac, ossia meno 2 al quadrato meno 4 che moltiplica 1 che moltiplica meno 3 e quindi abbiamo il quadrato di meno 2 che è 4 e poi ho meno 4 per 1, quindi rimane sempre meno 4, per meno 3, per un totale di più 12. A questo punto viene 16, ma 16 è proprio il quadrato di 4. Ecco che adesso sono pronto ad utilizzare la mia formula del delta. Quindi che cosa avrò da fare? Applicare semplicemente la formula che mi dice x12 uguale meno b più o meno la radice di delta fratto 2 volte a. Quindi andando a sostituire i nostri dati abbiamo che b vale meno 2,
di conseguenza meno b vale 2 e dobbiamo fare più o meno la radice di delta. Il nostro delta è 4 al quadrato, quindi farne la radice vuol dire togliere il quadrato e quindi rimane 4 fratto 2 volte a. A è 1, quindi basta mettere 2. 2 per a fa 2. Ora distinguiamo due casi, ho il caso meno e il caso più. 2 meno 4 fa meno 2. Meno 2 va diviso con 2 e quindi esce meno 1. 2 più 4 fa 6, 6 va diviso con 2 e ottengo 3. Quindi effettivamente abbiamo trovato le soluzioni che annullano il mio polinomio di secondo grado. Questo che vuol dire? Vuol dire che il mio polinomio di partenza può essere fattorizzato in questo modo qua, ossia dovrò mettere x meno e che cosa ci devo mettere? Ovviamente devo conservare il verso della disuguaglianza e che cosa ci andrò a mettere qui dentro? Qui dentro ci andrò a mettere esattamente quello che ho trovato. Quindi in un caso meno 1, dunque meno 1 fa più 1. Quindi avrò x più 1 che moltiplica x meno 3. In questo modo ho fattorizzato, sono riuscito a risolvere la mia disequazione. Ora, su questo argomento continuo tra un po', perché da qui in realtà posso dare direttamente la soluzione. Cioè, una volta trovati questi numeretti, posso finire perché se io guardo che cosa c'è qui, c'è il maggiore uguale e quindi ogni volta che c'è il maggiore uguale, come sono le soluzioni, sono esterne. Quindi posso tornare qui e dire le soluzioni sono esterne da questi due numeri, ossia avrò x minore uguale di meno 1 oppure x maggiore uguale di 3. Andiamo a vedere se questa è la soluzione. Effettivamente questa è la soluzione. Però, per quanto mi riguarda, io non utilizzo mai il metodo del delta perché preferisco un po' pensare un attimo. Quindi, che cosa succede? Che nel momento in cui mi viene chiesto di fare x al quadrato meno 2x meno 3 maggiore o uguale di 0, io cerco di andare a trovare immediatamente quella che può essere una scomposizione e quindi inizio a capire come faccio a scomporre questa cosa senza dovermi fare tutto il metodo del delta e quindi perdere un sacco di tempo e più conti faccio più è probabile che faccio errori. Che cosa faccio? Devo iniziare a ragionare e devo cercare di capire quali sono due numeri che moltiplicati tra di loro mi danno meno 3 e sommati tra di loro mi danno meno 2. Quindi la somma deve essere meno 2, il prodotto deve essere meno 3. Siamo in un caso davvero super facile, perché? Perché 3 è un numero primo, quindi l'unico modo per ottenere 3 è quello di moltiplicare il 3 con l'1, non ci sono altre strategie, quindi abbiamo già capito che questi due numeri devono essere fatti da 3 e da 1. Ora resta da capire quali sono i segni, perché magari possono essere più 3, meno 1, più 1, e questa informazione ci viene data adesso dalla somma, perché adesso sappiamo che il prodotto deve essere meno 3 e la somma meno 2. Di conseguenza, quali sono questi due numeri? Per forza devono essere meno 3 più 1. Infatti, se faccio meno 3 più 1, che cosa succede? Se li moltiplico, ottengo meno 3. Se sommo questi due numeri, ottengo meno 2. E quindi la scomposizione è fatta immediatamente, perché a questo punto posso dire x meno 3 che moltiplica x più 1 maggiore o uguale di 0. E ho già tutto quello che mi serve per rispondere al problema, perché questo viene annullato adesso da 3, questo viene annullato da meno 1. Siccome le soluzioni devono essere con il maggiore uguale, quindi esterne, direttamente arrivo qui. E in un passaggio, essenzialmente, sono riuscito a risolvere il mio problema, cosa che invece con il delta si verifica soltanto dopo la risoluzione di tutto il delta, cioè questa cosa qui l'ho scoperta dopo tanti passaggi. Invece, mettendomi un attimino a ragionare, l'ho scoperta immediatamente.
Quindi da un lato il delta è un metodo tra virgolette stupido perché mi consente di arrivare sempre alla soluzione senza ragionare, però a patto di ragionare un pochettino e avere quel rischio magari di sbagliare, posso ottenere la soluzione molto molto prima.